Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo dell'apicoltore medievale, del miele e della cera d'api. Da decine di migliaia di anni l'uomo raccoglie il miele e con il passare dei secoli ha iniziato a praticare anche l'apicoltura. L'arte dell'apicoltura era nel Medioevo un mestiere che comportava la raccolta del miele da api selvatiche o semiselvatiche ed era praticato da apicoltori. L'apicoltura all'inizio si basava su tecniche semplici e primordiali. L'apicoltore teneva le api in luoghi di nidificazione naturali come alberi o cavità e ben sapeva che in primavera le api sciamavano e questo era il momento ideale per recarsi nei boschi per prendere gli sciami per costruire le famiglie. In estate invece i favi si riempivano del miele bottinato delle api, il cui quantitativo raggiungeva il suo culmine alla fine di questa stagione. Durante il regno di Carlo Magno l'apicoltura si sviluppò enormemente, grazie anche a una regolamentazione di quest'ultima, il Capitolare de Villis, emanato nel 759 ed unico documento politico rinvenuto inerente al miele. L'attenzione dell'imperatore alle cure delle terre a lui sottoposte giunse sino a stabilire che in ogni podere dovesse esserci almeno un apicoltore, con il compito di badare alle api, di produrre miele e idromele. Sotto il suo regno ogni proprietario di campi doveva possedere almeno un alveare. Invece chi fosse stato sorpreso a rubare del miele coltivato era punibile con multe di varia entità. Chi invece avesse trovato un favo abbandonato ne diventava il proprietario. Lo stesso re voleva un gran numero di arnie nei suoi poderi e premiava gli apicoltori più diligenti. Infatti, negli stessi giardini della sua reggia venivano allevate le api. Nella biblioteca di Norimberga si trovano tuttora le patenti e i privilegi concessi agli apicoltori dagli imperatori di Germania intorno all'anno 1000. Gli strumenti utilizzati per la produzione del miele erano molto simili a quelli in uso oggi. Le protezioni erano pressoché identiche, si utilizzava una tunica di colore chiaro con un cappuccio al quale era cucito un dischetto di cannetta intrecciato. Le maniche erano più lunghe del normale per garantire la protezione delle mani. L'arnia era costruita da trecce di paglia o corde di altre fibre arrotolate a spirale e cucite insieme in modo da formare una campana o un cono in cui le api potessero costruire l'alveare. Una volta pronta si poneva nella cavità di un muro o di una roccia per proteggerla dalla pioggia e per evitare che il vento la portasse via. Sfortunatamente però non poteva essere riutilizzata e per raccogliere il miele l'apicoltore doveva aspettare la migrazione della colonia e distruggere l'alveare. Per distruggere l'alveare l'apicoltore bruciava anche un pezzo di zolfo sotto l'arnia o nel migliore dei casi le api venivano recuperate capovolgendo una campana e mettendone sopra un'altra vuota. Separata la cera, che doveva essere purificata, il miele veniva estratto per spremitura. Si infilava l'arnia in un sacco di tela, che spremuto in un torchio faceva gocciolare il miele già filtrato. Filtrando il miele veniva ripulito dalle impurità come larve morte, ma in questo modo venivano uccise anche molte api perché in quei favi erano contenute uova non schiuse. Nel Medioevo si riscontrano riferimenti all'apicoltura in trattati di agricoltura, di medicina e nei testi religiosi. In essi scopriamo informazioni pratiche e ben documentate.
Nell'alimentazione medievale il miele era utilizzato come dolcificante, come conservante e come condimento. Come dolcificante si trovava sulle tavole modeste, così come su quelle dei ricchi. Veniva utilizzato nella preparazione di piatti a base di legumi e pesce e come correttore di sapidità, nella preparazione di confetture, di sciroppi e di frutta. Come conservante per frutta come mele, mele cotogne e pere. Dalla sua fermentazione veniva prodotto l'idromele o il vino mielato, per il quale si utilizzavano vini più pregiati. L'uso del miele si estendeva, oltre all'alimentazione, anche alla cosmesi con oli aromatici e profumi e alla medicina come cicatrizzante e antisettico. Di rilevante importanza, oltre al miele, è la produzione di cera d'api, che veniva utilizzata sia in cosmesi e in medicina per gli unguenti, ma anche per la produzione di candele. In questo senso, le abbazie europee, grandi utilizzatrici di candele per illuminare le liturgie delle loro chiese, hanno svolto un ruolo importante nella ricerca e nello sviluppo di un'apicoltura sempre più organizzata ed efficiente. Il nostro video è giunto al termine. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanellina e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, ciao!